Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente il giorno dopo Napoli-Cremonese 4-0, pocherissimo degli azzurri, migliorata la proposta offensiva, una partita giocata molto bene con le pedine messe al posto giusto e ci arriviamo aiutandoci con la lavagna qui dietro, andando a vedere i numeri del match e interviste post partita. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video e vogliamo dare una mano all'algoritmo, un bel like, e se avete un hype conservato e disponibile spendetelo pure sotto questo contenuto. 3,16 di XG contro lo 0,28 della Cremonese, ovviamente in favore del Napoli, 56% di possesso palla contro il 44%, quindi cade la statistica del 70%, le interviste post Lazio, 40 calci d'angolo eccetera. Se le pedine in campo sono messe nel posto giusto per le loro caratteristiche tecniche, ne esce fuori una partita propositiva, ne esce fuori un match dove te la giochi e non vediamo più, partite dove potresti spegnere dopo 20 minuti perché sai benissimo che non succederà niente per i prossimi 70. Detto questo, 25 tiri totali, 9 in porta, 5 grandi occasioni e 7 calci d'angolo per il Napoli, 7 tiri, 4 in porta e una grande occasione per la Cremonese durante il match. La grande occasione credo che questa analizzata dovrebbe essere il colpo di testa di Bonazzoli sul finale, ce lo siamo dimenticati a centro area, ma voglio anche venire incontro sul 4-0, poi un attimo calare l'attenzione, ti perdi Bonazzoli, colpo di testa centrale che Savic neutralizza. I numeri sono tutti in favore del Napoli, così come la partita. Non sto qui a lavarmi e lavarvi il cervello con la lavagna tattica, ma una considerazione va fatta. Il Napoli mettiamo che attacca da questa parte, quarti di centrocampo 1 e 2, qui di piede sinistro, qui visto quando è entrato Mazzocchi, è una considerazione che faccio io, ovviamente mi aspetto la vostra qui sotto nei commenti, mi potete anche dire no, ma che stai dicendo? Entra Mazzocchi e io vedo, comunque servito da De Bruyne ma anche da altri compagni, 4 volte la discesa, ovviamente qui con una palla dietro, con una palla al centro, al limite ritorni qui, però che col piede destro probabilmente possiamo guadagnare la linea di fondo per caratteristiche. Con questo non sto dicendo no, togliamo a Politano dal campo, assolutamente. Politano può essere considerato De Bruyne. Vuoi farlo riposare? De Bruyne è indisponibile? Benissimo. Politano a piede invertito sulla tre quarti, così come a piede invertito funzionano qui qua di sinistro e qua di destro come Allison, ma se andiamo a dosare e il piede sinistro lo mettiamo come quarto di centrocampo a destra e viceversa dall'altra parte, diventa complicato per il posizionamento, diventa complicato quando stoppi il pallone, ci metti molto più tempo, perdi tempi di gioco e quindi la manovra risulta lenta e fluida. Non è solo questo e non è stato sicuramente solo questo il problema del Napoli nelle partite dove hai perso punti, anche perché avevi delle armi in panchina e non le hai schierate dal primo minuto. Aspettavo la prestazione di Allison Santos da titolare, perché poi bisogna anche sfatare questo mito. Entra a partita in corso con l'avversario stanco, salta l'uomo, è un'arma in più. Allison Santos è un'arma in più anche dal primo minuto, e quindi caro Napoli, per quanto riguarda il calciomercato, prima di andare a sondare profili sulla sinistra, esterna, a sinistra, 18, 20, promessa, eccetera, eccetera, riscattiamo Santos e poi si vede, perché io gli darei tranquillamente oggi la fascia sinistra da titolare fino a fine campionato e anche per il prossimo anno, affiancandogli ovviamente un'alternativa molto ma molto valida per farlo rifiatare, perché poi non è che se facciamo sempre gli stessi errori, Allison diventa il titolare inamovibile di quella fascia sinistra, lo affatichi, lo perdi e quindi poi devi puntare tutto su chi subentra, dandogli la responsabilità assoluta poi di rendere come il titolare di turno. Ecco l'errore da non fare
Detto questo, ci sono le parole post partita di Mister Conte sulla posizione di McTominay. McTominay è questo centrocampista, è un centrocampista cost to cost, diciamo che gli serve spazio, eccetera, eccetera. Noi lo sapevamo, ma già da molto tempo, tanto è vero che l'abbiamo visto schierato qua, l'abbiamo visto, diciamo, schierato anche da centravanti, sulla tre quarti. McTominay è tra i due di centrocampo. Punto e basta. Se poi non hai, diciamo, il trequartista disponibile, devi fare qualcosina perché hai qualcuno infortunato, non è che puoi avere la rosa, diciamo, disponibile tutta la stagione, che sia l'anno prossimo, che sia tra 2, tra 3 anni, però non puoi nemmeno snaturare in base a chi non ha in panchina le caratteristiche di determinati calciatori che messi nelle loro condizioni favorevoli comunque ti fanno la differenza e portano quasi da soli i risultati a casa. Tanto è vero che inizia il match, primo tiro, primo inserimento, la scavetto sotto, ovviamente non va in porta quella situazione di McTominay, secondo tiro fuori e il terzo sblocchiamo il match, pronti via, un grandissimo stop e tiro a incrociare di McTominay che ci ha già abituato a quelle giocate, servito da De Bruyne in rapidità raso terra, e quindi sblocchiamo la partita e noi siamo tutti contenti perché poi si sblocca la partita, la Cremonese al limite la vuole pareggiare, si scopre ancora di più di quanto si è scoperta per tutto il match e ringraziamo non aver messo il pullman davanti alla porta così come ha fatto il Parma, anche se nella partita di ieri con un pullman davanti alla porta e con un Alisson dal primo minuto probabilmente l'avresti sbloccata comunque, perché abbiamo allargato molto bene sulle fasce e sulle linee laterali con Gutierrez a sinistra, di piede sinistro che comunque mi è piaciuto e non poco, e torna Rachmani a dirigere in difesa. Torna Rachmani a dirigere in difesa e non solo, Rachmani le prende quasi tutte quando si presenta in aria sui cross e calci d'angolo, prende una traversa e ovviamente comanda il reparto difensivo, anche se è alla prima dopo l'infortunio di ritorno e quindi diciamo che va riregistrato un tantino il tutto, però c'è un Napoli con e c'è un Napoli senza Rachmani, l'abbiamo già detto e lo sapevamo. A me è piaciuta la partita, sicuramente c'è da considerare la caratura dell'avversario, però diciamo che io metto sullo stesso livello un Parma di turno dove tu hai sofferto e non hai fatto quasi praticamente niente, quindi non c'entra l'avversario che hai di fronte quando le pedine sono al posto giusto. Poi magari la perdi la partita, magari l'avversario diciamo ti sovrasta e tatticamente ti mette in saccoccia. Benissimo, benissimo, ma non avrai da recriminare per quanto riguarda il posizionamento in campo e tutto ciò che hai provato a fare durante il match. Poi non lo porti a casa. Non staremo qui sicuramente a dire però poteva giocare Alisson dal primo, però potevi metterla a McTominay più dietro e in condizioni di fare ovviamente ciò che gli è più consono. È molto semplice, sarebbe stato semplice anche in altri match e quindi c'è rammarico da questo punto di vista sicuramente per i punti che abbiamo lasciato per strada quando avevamo la situazione in mano e le condizioni per poter schierare, diciamo, il Napoli come si deve, con le pedine al posto giusto. Infatti Conte nell'intervista a DAZN post partita: non dimentichiamo che la soluzione di McTominay centrocampista centrale è stata forzata dagli infortuni, praticamente era rimasto solo lui è comunque un centrocampista box to box, abbiamo lavorato tanto in quel periodo sulla costruzione, riesce ad avere più spazio ora ed arrivare in area a fari spenti, a differenza di quando gioca da trequartista non esiste, troppo nel traffico, troppo con il marcatore addosso. McTominay deve avere la porta davanti, anche che la porta sia a 60 metri. Comunque si va a creare lo spazio e va a dettare poi il passaggio in situazioni che possono risultare anche asfissianti per quanto riguarda il trequartista o il quarto di centrocampo che sono scesi al limite, arrivano qui, c'è traffico, avrai sempre uno Scott che arriva di gran passo, che stoppa il pallone
e ci ha anche abituati a gol comunque da 25-30 metri, quindi si avvicina all'area di rigore, non ci pensa due volte. Ieri è andato vicino al raddoppio tantissime volte, al raddoppio parlo per cifre personali, è andato vicino al secondo gol tante volte, non è arrivato, ma comunque 4 gol con 4 marcatori diversi significa che il Napoli comunque ha giocato una partita come si deve. Ripeto, c'è da considerare che davanti avevi la Cremonese, ma noi abbiamo sofferto anche in altre partite in campionato con squadre di pari livello o quasi, per quanto riguarda le rose che schieravano in campo. Detto questo, ci sono le parole di Del Genio a confermare ciò che stiamo dicendo, tanto è vero che non scopriamo l'acqua calda, noi l'abbiamo visto molto prima, così come magari lo vedeva anche l'allenatore, ma non so che cosa voleva mandare come messaggio dal punto di vista della rosa o dal punto di vista del non schierare determinati calciatori e determinate situazioni. Mi auguro di vedere un Napoli così aggressivo dal punto di vista del ritmo e sul 4-0 andare a recuperare determinati palloni nelle prossime 4 partite da qui alla fine, perché sul 4-0 comunque andavamo a rincorrere l'avversario, andavamo a cercare di recuperare qualche palla persa. Abbiamo rivisto Gilmour, abbiamo rivisto anche un Elmas che vorrebbe più spazio, ecco perché dico destra, quarto di centrocampo, sinistra, piede sinistro, quarto di centrocampo. Quando abbiamo visto in quel paio di apparizioni Elmas Politano sulla stessa fascia, con un Politano che al limite si va a prendere la 3/4 o un Elmas che si va a prendere la 3/4 ma lascia lo spazio a Politano che poi predilige l'interno e cerca di andare a tirare a giro così come farebbe agendo sulla 3/4, benissimo, ma giocare con due piedi sinistri, 3/4 e quarto di centrocampo, così come abbiamo visto Gutierrez e Politano, non è proprio il caso, non è una soluzione da adottare ed è una cosa che non vorrei più vedere. Faccio mea culpa sulla formazione iniziale perché avevo già sentenziato perché Olivera nei tre centrali e non Beuke, ma probabilmente per il semplice fatto che dal punto di vista dell'inserimento verso l'interno Olivera ha qualcosa in più, lo fa anche a sinistra, è una cosa alla quale è già più abituato, però non credo che Beuke non possa ricoprire quel ruolo e non possa fare determinati movimenti, va solo schierato certamente con più continuità e va messo in condizione mentale di essere uno dei difensori papabili e quasi titolari del Napoli, perché poi non butto assolutamente alle ortiche 40 milioni per Beuke, ma 30 milioni per Tizio, 30 milioni per Sempronio. La rosa del Napoli c'è sempre stata per poter competere e l'abbiamo visto ieri, anche se ieri era la Cremonese, ma dal punto di vista mentale era una partita molto ma molto complicata. Il Napoli si è scrollato di dosso la tensione e le critiche da me fatte e giustamente anche da giornalisti pensanti, perché non era possibile con ciò che avevi in panchina e tra le mani presentare dal punto di vista dello spettacolo e del calcio giocato degli scempi del genere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.